Africa e Ghana. Africa, Ghana, turco, rumeno, Sri Lanka. La prima volta che sono uscito dalla Tunisia addirittura era per venire in Italia. Perché Gesù quando è uscito dal suo paese è diventato straniero. Quando entri, che sei nell'età adolescente, tipo 12-13 anni, cioè più che fare amici, per integrarti devi capire la prima cosa, la lingua. Mio papà, che ha fatto la seconda guerra mondiale con gli inglesi, ha conosciuto 2 italiani in India e mi ha detto: mi ricordo solo mamma mia, tutti dicevano sempre mamma mia. Allora dopo poi anche io ho detto va bene, lo tengo in mente. Perché Castelfranco era divisa in 2, c'era proprio una riga sulla via Emilia che diceva da questa parte siete bolognesi, dall'altra parte siete modenesi, e io sono dalla parte bolognese, quindi mi sento più bolognese che modenese. Cambia nel fare i tortellini, a me i tortellini non piacciono, quindi... Me lo ricorda ogni tanto anche mia madre, io piangevo. Perché? Perché le chiedevo perché mi hai dato un nome così strano? Perché non mi hai chiamato Francesca? Perché non mi hai chiamato Silvia? Piangevo perché volevo gli occhi azzurri e i capelli lisci. Io ho pianto anche tutti i giorni, sì, ma senza fare vedere la mamma chiaramente, perché sennò sì, è molto molto dura. La vita in Malesia e Singapore è proprio diversa. Era pieno di queste persone che non riuscivano neanche a esprimersi, e in quest'ora mi sono proposta, ho detto: ma non avete un interprete? Io me lo chiedo delle volte, dico: ma se io fossi nata là... Era andare a iniziare da capo, era una decisione molto importante per la mia vita, diciamo. Mi sono trasferita qua quando avevo 6 anni, nel lontano 2003, ormai abito qua da 17 anni circa, e ricordo ancora molto bene la mia infanzia. Che il mondo è sottosopra, è tutta una guerra, tutto un campo profughi, poi ci dimentichiamo di noi. Io avevo mia sorella che è andata a lavorare in Svizzera con la famiglia, e dunque io ho una parte di famiglia che emigrava e in Svizzera non poteva abitarci. In Gambia si dice Gan. No, sono ancora Gan, sono ancora straniero, perché mi sento questo e poi non potete dimenticarlo, perché la gente dicono sono straniero, sono Gan, quindi sono in mio testa che sono sempre Gan. Lì ho l'immagine, ecco, proprio tutte in cerchio, indiane, nordafricane, insomma, ma le ragazze ad esempio avevano paura a ballare, a danzare. A 16 anni ho deciso di portare il velo. È stata più che altro una lotta con mia madre, perché mia madre aveva veramente paura. Io finora non ho avuto questa sentirsi straniera. Sì, uno ti vede, dice vabbè, può anche dire qualcosa, però quello che ho vissuto prima per me era talmente bello che tutto il resto non conta. Quello, a differenza che le mie figlie non hanno questa tenacia, perché sono nate qui. Quando sono arrivati i primi immigrati si sono limitati solo al lavoro. Non hanno fatto quel primo passo per dire questo siamo noi, questa è la nostra cultura. Idem dagli italiani. A volte non solo la persona che viene da un paese che non è il nostro, ma anche gli anziani, le persone emarginate. Questo può essere straniero, cioè persone che comunque sono sole.
Nel 2014 ho perso il lavoro, mi sono visto tante porte buttate in faccia, perché sembrava che non ti conoscesse più nessuno. Cioè, trovare lavoro a 58 anni è una cosa tremenda e purtroppo mi sono sentito straniero in casa.